un prima e un dopo, una condizione che oggi è comune a tutti. Chiunque nel mondo sta vivendo a causa della pandemia un prima e un dopo. Nel percorso di ognuno di noi ci sono momenti in cui la vita ci cambia totalmente. Può essere un evento tragico o un evento esaltante. Le cose però non cambiano quasi mai gradualmente, ma c'è un evento ben preciso, spesso rapido, che cancella tutto fino a quel momento lì. E poi comincia un'altra storia. A proposito di storie, io che racconto storie di viaggio, questo è il mio primo viaggio oltre confine dopo la pandemia ed è cambiato molto, il modo di volare, l'atteggiamento delle persone. Nel cercare un titolo a questo racconto che rappresentasse nel migliore dei modi questo paese, l'immagine perfetta è proprio un prima e un dopo, e l'evento scatenante si chiama Rivoluzione di Velluto. Con 250.000 cittadini, maggioranza operai, studenti ed artisti, hanno scandito slogan come "troppi comunisti al governo", "elezioni libere". Nel giro di poche ore, dopo 28 anni, il muro di Berlino nel cuore dell'Europa, simbolo della contrapposizione del mondo in due blocchi, è stato abbattuto per sempre. Con l'apertura delle frontiere della Cecoslovacchia con l'Occidente. Centinaia di macchine già da ore erano in fila al posto di confine tra Bratislava e Berg. I cecoslovacchi hanno attraversato il passaggio e si sono trovati in territorio austriaco, accolti dai flash della stampa. Di questo paese sappiamo poco. Per molti vive ancora sotto l'ombra del suo vecchio nome, Cecoslovacchia. Vive nell'ombra della più nota Repubblica Ceca, della più nota capitale, Praga. Si crede che abbiano dei suoi cugini cechi la solita lingua, la solita storia, la solita cultura, e che la divisione fu soltanto politica. Ma non è così. Benvenuti in Slovacchia. rokov sa nedá vymazať. Sú budovy, ktoré sú aj nedokončené, napríklad diaľnice, ale sú aj veľké fabriky, sú tu aj umelecké diela reálneho socializmu, filmy, knihy, literatúra, diela umelcov iných žánrov, to všetko tu je. Incredibile vedere in mezzo alla natura questi condomini che sembra di essere in città. Cercherò di poter parlare con qualcuno che mi racconti sia il periodo sovietico che oggi. Quello che si conosce della Slovacchia è soltanto Bratislava, che è la capitale, una città internazionale dove ci sono grattacieli, l'economia è molto forte, infatti anzi tante aziende si trasferiscono a Bratislava sia per questioni di tasse ma perché comunque si lavora bene. Mentre nel resto della Slovacchia è completamente diverso. Infatti sono venuto in un paesino, una cittadina, 10.000 abitanti, che si chiama Banská Štiavnica, nome difficile ovviamente, è un gioiello incastonato tra le montagne, 600-700 metri sopra il livello del mare. Tak som Juraj, bývam v Banskej Štiavnici, som zamestnaný ako hlavný kontrolór v Slovenskom vodohospodárskom podniku, čo je podnik na správu tokov v rámci celej našej republiky. Slovensko je krajina, malá krajina v srdci Európy, ktorá patrí k tým menším štátom, má niečo vyše 5,5 milióna obyvateľov a je naozaj neznáma pre mnohých tých, ktorí boli zvyknutí na Československo. Ale ako zase v Európe by malo patriť takému základnému vzdelaniu, že pohyby, ktoré nastali po roku 89,
kedy došlo k rozbitiu komunistického, socialistického bloku štátov, kde boli socialistické zriadenia. Slovensko bolo práve aj s Českou republikou výnimočné tým, že vzniklo pokojným rozdelením Československa, krajiny, ktorá bola známa na celom svete. Mnohí si Slovensko alebo Slovákov ešte stále zamieňajú s Čechmi, niektorí so Slovincami, ale takým základným elementom, ktorý dotvára to poznanie o Slovensku je, že leží v srdci Európy. Per chiarire, sono non solo nella comunità europea, ma sono al centro dell'Europa. La loro lingua è slava, perché qui le prime popolazioni furono slave nel V e VI secolo durante le invasioni barbariche, si sono insediate e quindi la lingua è slava. Poi hanno fatto parte del regno austro-ungarico, ma insomma questo cercherò di farlo raccontare a qualcun altro del posto. Qui è molto freddo e quindi anche le abitudini e il modo di vivere è completamente diverso dal nostro, dal cibo, dagli orari, il modo di vestire, il modo di passare le giornate. Keď chceme hovoriť o hraniciach Slovenska, akom priestore európskom vzniklo, tak musíme zájsť trošku do histórie. Do histórie minimálne do roku 1918, kedy skončila veľká prvá svetová vojna. Mocnosti, respektíve štáty, boli rozdelené na dve skupiny, porazené a víťazné. Rakúsko-Uhorsko sa rozdelilo na menšie štáty. Jeden z týchto štátov, ktoré vznikli rozdelením Rakúska-Uhorska, bolo Československo. V skončení druhej svetovej vojny sa mocnosti dohodli v Jalte na rozdelení sfér vplyvu v Európe. A v 48. po vládnej kríze došlo k odstúpeniu prezidenta Beneša a k udalosti v Československu známe ako víťazný február, kedy moc v Československu prevzala komunistická strana. 22 febbraio 1948, in Cecoslovacchia il Partito Comunista assume il potere con un colpo di Stato. Il presidente socialdemocratico Edvard Benes si dimette, dopo aver rifiutato di sottoscrivere la nuova Costituzione comunista. Po 48. roku nasledovalo do 89., čiže 40 rokov socialistického režimu s prvkami komunizmu. Na konci 80. rokov, keď začal pomaly rozpad socialistických a komunistických režimov v Európe, tak po voľbách roku 1992 dve najsilnejšie politické strany, jedna v Čechách a jedna na Slovensku, ich predstavitelia sa dohodli a došlo k rozdeleniu Československa. V pôvodných hraniciach Slovenskej socialistickej republiky vzniklo Slovensko a v pôvodných hraniciach Českej socialistickej republiky vzniklo Česko. Podľa počtu obyvateľov približne Češi 10 miliónov, Slovensko 5 miliónov, došlo k rozdeleniu. 5 milioni distribuiti in tante piccole cittadine che tagliano una natura predominante. Se vogliamo semplificare ed immaginarsi una cartolina del territorio slovacco, la dobbiamo immaginare come una grande area boschiva e montuosa, interrotta da laghi e castelli, alcuni dei quali spesso utilizzati come set cinematografici, anche da produzioni italiane come il castello di Boiniz per il film Fantaghirò. Il territorio è privo di grandi città, escludendo Bratislava, ma è frazionato da piccole cittadine come questa in cui mi trovo, Banska Štiavnica. Questa cittadina di 10.000 abitanti, specialmente nel Settecento, era ricchissima perché sotto era pieno di oro ed argento. Questa città praticamente è un groviera. Ci sono ancora delle porte che vanno sotto nelle miniere che sono ancora attive.
era una delle città più ricche d'Europa e c'erano tantissimi tedeschi, sempre queste invasioni, quando russi, quando tedeschi. Qui in Slovacchia quasi tutte le case, tranne che nei centri importanti come Bratislava, sono così piccoline. Queste erano quasi tutte case di minatori. Samozrejme, že sme poznačení, pretože generácie 40 rokov žitia v socialistickom štáte, v socialistickom zriadení, to sú v podstate dve generácie. A tieto odovzdávali, respektíve zažili socializmus vo všetkých podobách, aj s jeho pozitívami, aj s jeho negatívami. A samozrejme na tie pozitíva sa s nostalgiou mnohí na ne spomínajú a na negatíva ako keby tí, ktorí sú nostalgicky spomínajúci, na ne zabúdajú. Tá závislosť či už Československa alebo Slovenska od Sovietskeho zväzu sa dá charakterizovať asi na takomto jednom vtipe. Že keď v Moskve si Brežnev kýchol, tak v Prahe mu odpovedali na zdravie. Tá závislosť Sovietskeho zväzu sa prenášala aj do športu, do každého odvetvia toho života. Nakoniec aj ekonomická závislosť, nerastných surovín, výrob. Sovietsky zväz diktoval, čomu sa bude ktorá krajina venovať. Napríklad Bulharsko, typický poľnohospodársky štát, bolo rozhodnutím z Moskvy povedané, že budú vyvíjať kalkulačky. Pád socializmu a komunistických režimov privítali s veľkou radosťou, s veľkým potešením. Tá sloboda naozaj bola v tom, že sme pocítili takú ľavu, ako keby niečo z nás spadlo. Že už nebudeme zviazaní tými takými príkazmi, ktoré častokrát ani nemali logiku. V Slovensku, v vtedajšom Československu ľudia vedeli, čo je za hranicami. Lebo však chodili tam experti, alebo sporadicky sa ľudia, odborníci dostali von a podávali informácie. Potom tu bola možnosť v pohraničnom území sledovať rakúsku televíziu. Bola možnosť počúvať Slobodnú Európu, Londýn, zahraničné rozhlasové stanice, aj keď boli rušené, ten ich príjem, aby nebolo dobré ich rozumieť. Toto sme všetko videli a videli sme filmy zahraničné a videli sme ten štýl života aspoň takýmto spôsobom. A tak sme vedeli, čo je tam dobré a čo u nás nie je. Sortiment tovaru, možnosť cestovania, sloboda viery, sloboda vyjadrovania. A preto taká tá radosť po tom 89. roku, že to je ten režim, ktorý ľudí zväzoval, obmedzoval, zabraňoval a izoloval ich od okolitého sveta, zrazu skončil, otvorili sa im dvere a boli vydaní aj na pospas tomu všetkému, čo vonku bolo a mnohí na to neboli pripravení. A pristupovali sme v tej eufórii k tomu tak, že áno, vieme, čo tam je negatívne za našimi hranicami západnými. Toho sa iste vyvarujeme, to iste nebudeme chcieť, to si na to dáme pozor. A to, čo je dobré, tak to si zoberieme, to si osvojíme. Proces zmeny, ktorý nastal, tak priniesol pre niektorých prosperitu, pre niekoho chudobu, pre niekoho spokojnosť, pre niekoho depresie a tak ako to už v živote chodí a býva. Čo 40 rokov socializmu zanechalo v ľuďoch? Zanechalo u mnohých pocit krivdy v tom, že tí, ktorí vlastnili výrobné prostriedky, fabriky, alebo mali pôdu, alebo
cirkevné spoločenstva, reholné rády alebo cirkvi vlastnili nehnuteľný majetok. Toto im štát postupne od roku 1948 až do, dá sa povedať, do konca svojej existencie socialistického zriadenia štát postupne bral. Il comunismo ha lasciato qualcosa almeno di positivo, tipo il sistema sociale. Zostalo. No tak ten systém sám o sebe bol postavený úplne na hlavu. Veď bolo zdravotníctvo zadarmo, ale problém bol dostať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Nemal zamestnanie, tak bol označený za príživníka a musel si buď nájsť prácu, alebo bol zavretý. Neexistovalo, aby bol niekto nezamestnaný. Nedal sa za ročný plat, sa nedalo kúpiť auto. Poradovníky napríklad na práčky, nedostatkový tovar. Áno, štát sa postaral, že ľudia mohli dostať za výhodných pôžičiek, si mohli zakúpiť byty a mohli ich užívať. Ale na druhej strane to boli všetko byty rovnaké, aj v Dunajskej strede, na juhu Slovenska, aj v Tatrách. Tie isté typy panelákov všetko bolo naše, ale nebolo to nikoho. Necítil nikto takú osobnú zodpovednosť za to vlastníctvo, že nikto tomu tak málo k tomu pristupoval zodpovedne. Všetko bolo naše, ale nebolo to nikoho. E così si è aperto il cancello verso il mondo. Qualcuno se n'è andato per conoscerlo, per respirare una vita diversa. Altri sono rimasti a vivere nella sua Slovacchia, finalmente libera. Sarà che sono passati solo 30 anni dalla rivoluzione di velluto, che ha dato l'indipendenza alla Slovacchia, ma la sensazione è di un popolo non contaminato dall'Occidente, ma ancorato alle sue radici. Alcune note di colore sulle abitudini slovacche che la identificano. Sono appena le 5 ed è già quasi tutto chiuso, anzi è tutto chiuso. Qui entrano a lavorare alle 7, pranzano a mezzogiorno e cenano alle 6. E poi fa un freddo che stanno d'inverno in casa abbastanza presto, ecco. Lo sport nazionale non è il calcio, ma vanno matti per l'hockey sul ghiaccio. Hanno una lontana tradizione di produttori e bevitori di birra, hanno molti birrifici artigianali di piccole dimensioni e di grandi qualità. In cucina si consuma molte varietà di zuppe. È talmente poco considerata la Slovacchia che nessuno sa che Andy Warhol era slovacco. Per entrare in qualsiasi casa bisogna levarsi le scarpe. Chiunque arrivi è obbligato a levarsi le scarpe. Queste note di costume escludono in parte Bratislava, che è sempre più città internazionale. Chiedo un punto di vista sulla Slovacchia di oggi ad un noto DJ della capitale, cresciuto dopo il comunismo. Abbiamo sempre l'idea che il paese come la Slovacchia abbia ancora un po' un sapore comunista, o almeno sia un pochino più arretrato rispetto a noi, che abbiamo sinceramente una storia un po' più lunga di libertà, di democrazia. Volevo sapere se questo aspetto risulta veritiero oppure è una presunzione nostra. I think that in some topics it is right that we are a bit not so developed as the Western countries, but in a lot of topics we are quite okay, or quite in the top of the class, maybe, or also with the Western countries, because in terms of alternative culture or culture itself, in terms of the technologies, the modernism is better. But when it comes to questions of values, for example,
we are not so good as or not so developed as the Western countries, because when it comes to critical thinking, or for example the gender roles, or the homosexuality and the civil rights, and so there we can see that we have a lot of bad heritage from the communism times, and we are not so open as the Western countries. Un'altra curiosità è sapere il mondo del lavoro per i giovani, se c'è, quali sono magari i lavori più ambiti in Slovacchia, e se c'è questa voglia di uscire dal paese oppure rimanere in Slovacchia e fare grande, recuperare il tempo che purtroppo l'Unione Sovietica e il comunismo gli ha rubato. Okay, maybe I will start from the end. Depends to education, and when it comes to education, a lot of people, or the young people who have now a lot of possibilities and they have the freedom to choose the education or to choose where to go to schools, they are choosing the mostly universities, but also high schools or colleges in foreign countries, in the neighbor countries, but also in countries like Italy, of course, France, United States, or maybe Great Britain or Germany. Because the school system or the educational system in Slovakia is, it's one of the topics which is not so well developed from the communism times, so it's not so good as in the other countries, especially in countries in West Europe. What I can see is that the young people have now, especially in Bratislava as a capital city, have a lot of opportunities to work, to start to work, or maybe to change the work. Because of the pandemics and because of the lockdown, in Slovakia the number of jobs or the job options it's rising. So there is a lot of job options for everyone. I think that they are more educated, and they have lots of skills when they start to work, so they are choosing maybe their own careers and their own companies or startups. Of course, that especially in Western Europe, the possibilities are bigger and better, and you can work in more global terms than, for example, in Bratislava. But still, a lot of young people want to come back to Slovakia and to be a part of the blooming of the country, or to be a part of the change. Ci sono invece persone che europei che vengono a cercare fortuna a Bratislava. I personally know a lot of people who came to Bratislava from countries abroad, and what they value on Bratislava is the size of the city, or in the global terms of the town, because it's not so big but not so small, and they have a lot of possibilities and options to go to work, but also to go to concert, to live there, and to have a good standard of life. Even though it's because that the prices, which are, for example, in Bratislava, are not so high to people from the Western countries, and and everybody says that Bratislava is really a quite safe city, and they feel safe here. A lot of options to work, because they most of them knew at least English, so the English is universal language even in Slovakia, and the mother tongue, when it's German, Spanish, French, or I don't know, Italian, it's really an advantage all the time. Due testimonianze, due volti che rappresentano il prima e il dopo la rivoluzione di velluto, che ha spazzato via definitivamente un comunismo ormai moribondo. Due testimonianze non sono sufficienti per rappresentare un paese, ma ci aiutano a sapere qualcosa di un territorio così sconosciuto. E su questo ultimo aggettivo mi soffermo per concludere con un'osservazione da viaggiatore. Anche in questo paese così appunto sconosciuto, ho raccolto storie uniche che ho approfondito in altri video,
come la scuola statale dove si insegna falconeria, unico caso al mondo. Ho trovato la casa natale di Dejo Hoffman, fotografo ed amico intimo dei Beatles. C'è da ammirare Banska Štiavnica, la città in cui mi trovo, che ha il fascino di molte altre città più note. Questo per dire che in ogni parte del mondo, anche in quelle più sconosciute, c'è sempre qualche storia di uomini o fatta da uomini da raccontare o che ci sorprende, come questo sito, uno dei più affascinanti che abbia visto in Europa, che rievoca le tappe del Calvario e termina in vetta con una chiesa che domina a 360 gradi chilometri di natura slovacca. Ma poi, la vera bellezza in un viaggio è la contemplazione di qualcosa di maestoso insieme a migliaia di persone? Oppure può essere anche semplicemente ammirare una città romantica da una stradina vuota, caldamente illuminata, che ti fa sentire come all'interno di un film noir